Family Search Italia, il podcast. Ciao a tutti amici del podcast di Family Search Italia. Oggi sono qua per proporvi quello che direi un'edizione speciale perché vogliamo raccontarvi una storia che è andata a giro per il web e che oggi però vi racconteremo con la persona da cui è partito tutto questo. Lo conoscete di già, vi sto parlando di Michele Cartuscello. Eccolo qua con noi. Ciao Michele. Ciao. Allora, Michele lo conoscete già, se seguite il podcast, è già stato con noi nella prima stagione del podcast, lo abbiamo avuto nuovamente in questa stagione parlando del Parco degli Antenati e oggi però ti ho invitato a tornare qui con noi sul podcast per qualcosa di particolare. E tutto è partito una mattina quando le mie figlie sono venute da me appena si sono svegliate, dice papà, abbiamo letto sui social che Taylor Swift, tutte e due fan di Taylor Swift, ha un antenato italiano. Ho detto, ma interessante, non lo sapevo, neanche l'avrei mai detto, però per curiosità sono andato a cercare su internet appunto per controllare se, sai, a volte loro trovano dei video su TikTok o Instagram che magari non sempre le fonti sono controllate, perciò sono andato a vedere e cercando poi la cosa che subito mi è saltata all'occhio è che il primo articolo che ho trovato mi diceva che il museo del cognome di Padula era stato diciamo la persona che aveva trovato questa fonte, e ho detto aspetta un attimo perché io lo conosco. Ho detto fammi sentire Michele, ma se hanno preso un granchio questi, hanno scritto sul web o se è veramente lui, e infatti eri proprio te. Allora Michele, com'è nata questa storia che ti ha portato a trovare il trisavolo italiano di Taylor Swift? Vabbè, prima cosa c'è da dire che io nemmeno sapevo chi fosse, ma un giorno un signore mi contatta telefonicamente. Questo signore si chiama Giuseppe Calzerano, è il responsabile, nonché credo anche fondatore e proprietario di questa piccola casa editrice del Cilento, che mi racconta la storia di questo Carmine Antonio Baldi, che era poi il trisavolo di Taylor Swift. Lui da proprietario, da contadino, insomma, va negli Stati Uniti dove poi diventa il presidente di una banca, ma sembra che adesso sia diventato famoso come trisavolo di Taylor, insomma. E la cosa mi ha incuriosito perché lui mi ha mandato una serie di articoli con delle date, con la storia di questo signore, ma in tutti i PDF che io aprivo non c'era mai un atto, ma non perché non l'avesse trovato, perché altrimenti se no la data dove l'ha presa? Probabilmente lui ha fatto qualche ricerca in comune direttamente invece che online. Vabbè, e io insieme a Francesca, la ragazza che lavora qui da me, a dire la verità più lei che io, perché lei conosceva di chi stesse parlando, io no. Dice no, dai, troviamo questo atto, facciamo un post, pure perché non è la prima volta, in passato pure abbiamo fatto dei post a volte su Stallone, a volte su De Niro, a volte su altre persone di origine italiana che hanno riscosso loro in prima persona o i loro discendenti all'estero. Quindi abbiamo trovato, è stato pure abbastanza complicato, complesso trovare questo atto, poi alla fine l'abbiamo trovato, ma abbiamo fatto il posto. Quando poi si è scatenato il tutto, mi è venuta ulteriormente la curiosità, dico, ma effettivamente questi legami da lei al tritavolo non è che ci sono degli sconosciuti, ci saranno altre persone. Quindi, siccome lei è molto giovane, del 1989, era impensabile che io potessi trovare il suo atto di nascita o l'atto di matrimonio dei genitori, ma ho trovato altre notizie, fra cui un necrologio, dei censimenti, uno del 1930, l'altro del 1950. Alla fine siamo riusciti a stilare questo albero.
questo albero che io ho fatto su un foglietto, e questo albero ci fa capire che praticamente dal lato paterno di Taylor che si arriva a Carmine Antonio. Lato paterno, quindi il papà, che era figlio di questa Rose Baldi, che a sua volta era figlia di Luisa, che a sua volta era figlia di Carmine Antonio, il famoso Carmine Antonio Baldo, a sua volta figlio di Vito, che Ecco. poi parte per le Americhe. Così Allora, è guarda, nata tutta scusa, la cosa, ma ti, non ti interrompo un pensavamo secondo e che... poi Sì, ti lascio poi continuare. Solitamente non condividiamo mai niente sullo schermo perché facciamo un podcast, perciò un prodotto fruibile anche solo audio. Questa volta vogliamo mettere però, questo è l'albero di cui tu stavi parlando, che si trova su Family Search. E ok. come potete vedere c'è Carmine Baldi qua, e la figlia da cui poi è discesa Taylor Swift è Luisa Baldi. Sì, esatto. E poi la figlia di Luisa e Charles Douglas, Rosa Baldi Douglas, è la nonna Sì. di Taylor Swift. Vitello, sì, esatto. Cosa che io non sapevo all'inizio, ovviamente. Cioè, stavolta è stato il contrario. Ho trovato prima l'atto dell'antenato e poi ho trovato i collegamenti. Di solito si funziona in modo ordinato, si parte da una persona e si va indietro, o viceversa, Certo. cioè parti da un antenato e trovi tutti i discendenti. Di solito questa cosa qua si fa quando si fa un asse ereditario, ad esempio, oppure quando ci chiedono di incontrare i parenti in vita, tipo il caso di lunedì scorso con questo signore americano, Michael Molino, imparentato con Justin Matera, che sono venuti poi a conoscere anche il paese d'origine, che è Padula in questo caso. Chissà se prima o poi verrà la Taylor sia a Castelnuovo come paese d'origine, sia a Padula al museo, diciamo questi chi sono. Sarebbe bello. Noi la invitiamo a venirti a trovare. Se questo video riesce ad arrivare a Taylor, sa che è invitata al Museo del Cognome. Certo. Bene, e quindi tu sei arrivato al documento, all'atto di nascita, giusto, del Sì. Trisavolo? No, io questa E, volta te l'ho detto, l'ho cercato perché avevo già una data, più che altro come faccio se... Allora ti spiego, quando mi contatta un cliente, io prima di poter fare la ricerca, e anche a volte prima di fare un semplice preventivo, la prima cosa che faccio, e lo dico anche quando faccio dei convegni, la prima cosa da fare è verificare la data che ti viene data se è corretta. Perché se la data è corretta, allora uno può iniziare la ricerca, ma se io partissi direttamente senza verificare la data, c'è il rischio che vado a finire su un'altra famiglia, su un caso di omonimia. Io avevo certo. questa data e sono andato a cercarla. Sono andato a cercare, ho trovato l'atto, ho trovato effettivamente che tutto era corretto, ma non mi aspettavo niente di diverso perché una persona che viene fuori dal mondo dell'editoria non si può permettere di fare un errore del genere. Quindi ci avrei giurato, cioè ci ho preso, ma ero sicuro di prenderci già prima di fare questa cosa. E dopo però ho detto, ma l'altro pezzo, cioè quello che effettivamente va da Taylor a Carmine, ci sarà, però anche quando trovo degli alberi già fatti, io non mi fido, da geologista sono un matematico, quindi devo cercare, e quindi sono partito da un necrologio, a dire la verità, poi ho trovato il censimento del 50, nel censimento del 30 compare proprio Carmine Antonio, perché Carmine Antonio muore nel 30 evidentemente qualche giorno dopo o qualche mese dopo, e lui compare in questo atto come presidente di banca. Quindi effettivamente la storia che raccontava Calzerano era del tutto vera. E il necrologio di cui parli era quello di Carmine Antonio? No, il necrologio è di un... Allora, un attimo, perché poi con i nomi io... Di un Swift, credo che fosse del nonno, ma non della nonna Baldi, del nonno Swift. Però Ok. dove citavano anche la famiglia Baldi, quindi a quel punto ho capito che
che erano effettivamente loro. Oh, ho capito, ho capito. Perciò tu hai trovato il necrologio del nonno dove era appunto citata il cognome della nonna, Sì, dal esatto, nubile, e da questo lì hai trovato il gancio per poi effettivamente riuscire sì, a perché i confermare il censimenti, resto delle informazioni. l'ultimo censimento pubblicato è quello del 50. Sì, Penso che dovremmo esatto. aspettare un po' di anni ancora per vedere quello del 60. Di solito un anno, 2 anni dopo del 70° anno, quindi se ne passeranno 5-6 anni ancora. Sì, sì, infatti anche quello del 1950 l'abbiamo pubblicato solo qualche anno fa. Eh sì, di solito mi ricordo che li pubblicate dopo 1 o 2 anni. Vabbè, il tempo Mm. anche penso di fare digitalizzazione. Sì, esatto. Poi tra l'altro il censimento del 50, il censimento americano del 50 è stato il frutto di una collaborazione con Ancestry e Ah, il ok. primo grande progetto di indicizzazione fatto con l'intelligenza artificiale. E da lì Ok. che poi si è sviluppato tutto il resto. Ok, quindi tu da lì poi hai trovato le informazioni della nonna e dei genitori della nonna Baldi. Sì, ho collegato le due estremità. Te ho detto, è stato un Ok. lavoro alquanto particolare, però cioè, dovevo verificare capo e coda, come si dice in questo caso. Così qui proprio così. Sì, sì. Bello, è stata una bella esperienza. E poi da qui in che momento la notizia è esplosa e che è cominciato a circolare? Perché poi so che sei stato contattato da tante persone, radio, televisioni. Sì, in effetti io credo di solito succede questo, o il post diventa virale, come ci è capitato con un post di Domenico Modugno qualche anno fa, che alla fine ci sono stati 2,5 milioni di visualizzazioni, ma quest'anno no, il post non è diventato virale, è diventata virale la notizia, perché prima l'hanno ripresa dei giornali locali, poi io credo, come mi hanno spiegato alcune volte, che probabilmente è passato su ANSA. Quando la notizia va su ANSA, quindi è facile che la riprendono un po' tutti, quindi da TGcom24, Sky, mi hanno contattato 3-4 radio, alcune tele TV private, insomma c'è stato un bel po' di movimento intorno a questa cosa. Io avevo paura che mi chiedessero qualcosa su di lei, io su di lei non so niente, e comunque Te ci lo stavo sarebbe per tanto da chiedere io, fare. infatti. No, no, ma assolutamente, tu hai delle figlie, io non ho figli, quindi non c'era chi me lo poteva dire. No, però ti E, volevo chiedere, ma a questo punto però hai scoperto chi è? sì, 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 Sei... no, no, almeno l'immagine adesso ce l'ho davanti agli occhi, insomma, poi è una bellissima ragazza, una bellissima donna, quindi Sì, resta sì, sì. impressa. No, dico che ci sarà sicuramente, se lei un giorno deciderà di venire qui e vorrà incontrare i parenti in vita, sicuramente Giuseppe Calzerano avrà vita facile, perché lui, essendo del posto, potrà trovare facilmente questi parenti. Ma la ricerca genealogica più difficile è proprio quella dei discendenti, non quella degli ascendenti, perché gli ascendenti vanno in elevazione a potenza di 2, quindi fai 2 Sì. genitori, 4 nonni, 8 bisnonni, va bene. Nei discendenti invece potrebbero essere centinaia, e che si evolvono ogni generazione, diventano sempre di più, perché dipende da quanti figli ha ogni fratello o sorella di una persona di cui si cercano poi i discendenti. E questo mi capita spesso di fare degli incontri quando organizzo questi tour in paese, sia a Padula sia in altri posti dove ci chiedono di farli, di contattare più persone, perché ci sono più discendenti. Stamattina, ad esempio, siccome faremo un tour a Sassano, che è un paese di fronte Padula, lunedì prossimo, stiamo contattando un po' tutti i discendenti di questa famiglia che è partita a fine dell'Ottocento. Quindi ci sarà da lavorare se lei deciderà un giorno di farci visita. Sicuramente. Bene, questa insomma è stata una storia che mi ha colpito e comunque ci racconta un pezzo della nostra storia italiana importante, perché
ci sono stati dei grossi flussi migratori dall'Italia verso gli Stati Uniti e non solo, ma sicuramente flussi importanti, forse direi proprio anche specialmente, no, non soltanto, però dalla Campania verso gli Stati Uniti e insomma, però i nostri, diciamo, compatrioti si sono poi distinti anche nel loro impegno per cercare di diventare parte delle nuove comunità che andavano alle quali andavano ad unirsi, perché se non sbaglio tu ci hai citato che appunto Carmine Antonio lo hai trovato come presidente di una banca, giusto? Sì, esatto. Questa era una notizia che riportavano già delle riviste e dei quotidiani qualche anno fa, con cui si era messo in contatto il Giuseppe Calzerano, e io in effetti invece sul censimento ho trovato che ho confermato la notizia, come faccio sempre d'altronde. E a me dispiace quando non riesco a confermare le notizie, perché a volte capita. C'è stato di recente un signore che sperava, non so per quale motivo, vabbè, ci teneva che fosse parente ad Al Capone, perché il nome della moglie di Al Capone e il nome di sua mamma, cioè, o meglio della sua bisnonna, era lo stesso cognome, entrambi originari di Angri, un paese della provincia di Salerno, ma siamo andati indietro di almeno 4 generazioni, ma non c'era parentela. Un'altra volta mi è capitato con De Niro, una famiglia di Ferrazzano, in provincia di Campobasso, da dove viene De Niro, la famiglia di De Niro, anche lì non l'abbiamo trovato, cioè non sempre si riesce a trovare questa parentela, perché purtroppo chi non è addentro in queste storie, in questo lavoro, in questa passione, non si rende conto che avere lo stesso cognome non è detto che si è parenti. Quindi, anzi, a Certo, volte semmai sei parente per un altro cognome, non per quello, solo perché avete lo stesso cognome. I cognomi nascono contemporaneamente in più posti in Italia e nel mondo, quindi è impensabile che ci deve essere per forza una parentela, insomma. No, assolutamente. Sì. Quindi, Perché poi i cognomi nascevano per per un legame magari o con il territorio o con la professione o prendendo da un antenato, il nome di un antenato. Perciò era comunissimo che cognomi identici venissero poi dati a famiglie che non erano in nessuna maniera collegate tra di no, loro. ma basta pensare anche ai cognomi di provenienza, cioè quante persone provengono da uno stesso posto anche dopo anni, e semmai ancora ora vengono etichettati, soprattutto nei piccoli paesi, come proveniente da con un nomignolo, con un soprannome, e quindi quando prima non c'erano i cognomi, quel soprannome poi negli anni è diventato semplicemente il cognome per distinguere. Io faccio sempre l'esempio quando uno sta facendo un convegno, una conferenza, e chiede, tipo Michele, probabilmente si alzano 5 mani, 10 mani. Se chiede Ermenegildo se ne alza una sola, ed è facile dire, vabbè, dargli la parola, ma se si alzano 5 mani per un nome e non conoscendo le persone che hai di fronte, le devi individuare in qualche modo. Quindi se uno ha un cappello, un altro c'ha i baffi, uno c'ha gli occhiali, dirai signore con i baffi, signore col cappello. Quindi se pensiamo questa cosa a 1000 anni fa, quel cappello diventa un cognome, baffi Sì. diventa un cognome, oppure se conosci il nome del papà dici Michele è il figlio di Antonio, e quindi di Antonio, di Stefano, di Giuseppe, che sono i patronimici, sono diventati cognomi, ma contemporaneamente in più posti. Quindi è inimmaginabile che obbligatoriamente 2 persone che fanno il cognome di Stefano devono essere parenti. Questa cosa mi viene chiesta spesso, perché noi, nonostante spieghiamo che facciamo genealogia, quindi facciamo matematica, applichiamo la matematica alla storia e alla genealogia, non è la stessa cosa dell'etimologia, perché capire da dove viene un cognome significherebbe capire anche qual è il cognome che è
nato in passato, cioè nel mio caso ad esempio è Cartusciello, ma prima era Casuscelli. Il cognome Cartusciello nasce a Padula, il cognome Casuscelli invece è di Tropea. Quando si sono spostati nelle nostre zone, evidentemente c'era qualcosa che assomigliava di più all'RT invece che alla S, quindi quel Casu è diventato Cartù o Cartò. Quindi io posso dire che il mio cognome nasce a metà Settecento, ma se devo parlare del cognome che porto, ma derivante da un altro, però da Casuscelli, diventa molto più complessa la cosa. Sì. Michele, io ti ringrazio veramente tanto per averci dato un po' del tuo tempo, visto che appunto, come dicevo, in questi giorni sei stato contattato da un sacco di altre emittenti e radio e televisive, e perciò grazie veramente tanto. Questa storia la trovo molto interessante anche perché ci ricorda come richieda sicuramente lavoro, però come sia anche possibile con un po' di impegno andare a ritrovare delle relazioni che non sono così lontane, anche se un oceano per un po' a un certo punto le ha divise. Bene, allora io vorrei concludere invitando Taylor Swift a venire al Museo del Cognome per magari fare una bellissima visita di Padula, che tra l'altro è un posto bellissimo, e così poter conoscerti, visto il lavoro che sei riuscita a fare per rimettere insieme tutti i pezzi della sua famiglia. Vabbè, sicuramente sarà anche grazie a te se capiterà questa cosa, quindi ti ringrazio anche per le altre volte che mi hai dato la possibilità di far conoscere i miei progetti. È sempre un piacere. Michele, grazie davvero tanto. Buona serata. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao Marco.